Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video vogliamo parlare di un mezzo veramente speciale. E perché speciale? Parliamo di una Volvo. Certo non è speciale per questo motivo. Allora perché è speciale? È una vettura elettrica. Cavolo Marco, di che cosa vuoi parlare? Parli di macchine elettriche, non può essere che elettrica. Allora per quale motivo è una vettura veramente speciale della casa Volvo? Perché viene venduta esclusivamente online. Questa vettura potrà essere venduta davvero solo e solamente tramite internet e consegnata naturalmente tramite la rete dei concessionari italiani. Quindi sarà la prima vera vettura elettrica di Volvo, anche solo per quel motivo, venduta poi, e anche per quest'altro motivo, esclusivamente con l'online. E quindi davvero è una nuovissima, novità per quello è una casa tradizionale. Quindi solo per questo è una cosa meravigliosa, incredibile. Il prezzo verrà, poi argomentato, non potrà essere trattato, quello è, quello resta. Se vi piace naturalmente la vettura a quel prezzo lì non potrà, non c'è la trattativa classica da concessionario, ecco. Però è davvero una cosa incredibile che non solo Tesla applica e verrà utilizzata anche da Volvo. Cioè solo per questo è una cosa davvero speciale, grandiosa. E ora andremo a vedere davvero quella è la nuovissima Volvo C40 Recharge appena presentata, ed è una cosa veramente incredibile, non solo per quello naturalmente, per quello è una cosa molto curiosa, ma anche per il fatto del powertrain, motori, tecnologia interna. Ma tanto ora andremo a vedere un pochino tutto quello che è nel dettaglio di questo video, che io vi voglio naturalmente ringraziare perché siamo 2200 iscritti. Un bacione solo per questo, ragazzi. Andiamo a scoprire insieme la nuovissima Volvo C40 Recharge. Andiamo! Come vedete anche dalle immagini, quella è la C40 Recharge, prende davvero spunto da quella è la XC40 Recharge, era stata presentata a suo tempo. Sarà prodotta con la piattaforma CMA nello stabilimento belga di Ghent. Sarà disponibile dall'autunno. La vettura avrà una trazione integrale con due motori da 150 kW per un totale di 408 cavalli e 660 Nm di coppia. La velocità massima è autolimitata a 180 km/h ed avrà uno 0-100 di 4,9 secondi. La batteria conta 79 kWh di cui 75 utilizzabili e l'autonomia si assesta a 420 km. Però la casa stessa ha dichiarato che tramite quelli che sono gli aggiornamenti OTA, e quindi anche questa è una cosa meravigliosa perché davvero una vettura elettrica, voi sapete che cosa comprate sul momento, ma migliorerà nel tempo tramite quelli che sono gli aggiornamenti software e quant'altro che vengono fatti dalle case o tramite OTA, quindi over the air, attraverso quello del mondo online, o tramite la rete concessionaria per quelle case un pochino più retro per quanto riguarda la tecnologia. E quindi la casa stessa dichiara che questi 420 km andranno solo a migliorare tramite quelli che sono gli aggiornamenti che avrà in seguito. Quindi aggiornati perché 420 è migliorabile. Il mondo della ricarica conta una AC da 11 kW di cui uno 0-100% si assesta in 8 ore e 15 minuti ed una DC che raggiunge le vette di 151 kW per un 10-80% in 32 minuti. E quindi siamo lontani da quella che è stata davvero una vettura incredibile. Abbiamo visto nel video passato la Ioniq 5 che addirittura il 10-80% viene raggiunto in 18 minuti. Lì si raggiunge una vetta pazzesca di ricarica alle super fast, ma anche questa non è affatto male perché raggiunge addirittura i 151 kW di potenza massima applicabile per la vettura con un 10-80% in 32 minuti, che non è affatto male. Bellissima davvero l'intenzione anche della casa di installare quella è una rete di ricarica presso le proprie concessionarie, 30 stazioni di ricarica per tutto quello che è il nostro paese all'interno davvero della loro rete vendite. E di queste 30 stazioni di ricarica, che sono a una potenza massima di 175 kW, quindi bellissimo, 25 di queste saranno installate entro l'estate del 2021. Quindi entro l'estate di quest'anno 25 stazioni di ricarica da 175 kW di potenza massima saranno già utilizzabili. E non saranno utilizzabili solo da quello che è
la vendita Volvo, ma sarà utilizzabile da tutti coloro che hanno una vettura elettrica. Quindi anche solo per questa, brava, bravissima Volvo, cappello, chapeau che non ho, ma insomma ve lo darei volentieri, perché aumenta quella la possibilità di ricarica fast per tutti noi che abbiamo una vettura elettrica. Quindi brava, bravissima, tutte quelle sono le installazioni elettriche possibili, immaginabili in questo paese, ma io mi immagino anche soprattutto in questo caso in tutte quelle dell'Unione Europea. Bravi, bravissimi, perché abbiamo bisogno di ricariche fast, abbiamo bisogno di ricariche lente, abbiamo bisogno di colonnine ovunque. Quindi brava, bravissima anche solo per questa. Quindi sarà aperta a tutti quelli che sono gli utilizzatori di vetture elettriche. Quindi brava, brava, bravissima. Vediamo ora quelle che sono le misure. Stavolta abbiamo un pochino differenziato dal solito, che partivamo prima delle misure poi dal resto della vettura, invece stavolta abbiamo parlato prima del resto della vettura e poi andiamo a vedere le misure, gli interni e gli esterni. Le misure sono 4431 mm di lunghezza, 1850 mm di larghezza e 1582 mm di altezza. Abbiamo 413 litri di bagagliaio e addirittura 31 litri per quanto riguarda il vano anteriore. Quindi anche questa è una cosa molto interessante e importante. Bravi, bravi, bravi. A vedere un po' quelle sono, diciamo, anche le forme esterne che riprendono davvero tanto quella è la IC40 Recharge, come dicevamo anche prima. Importante, davvero una tecnologia veramente incredibile per quanto riguarda i fari. I fari sono una tecnologia pixel a matrice LED da 84 diodi a ciascuno di quelle che è il proiettore, e quindi danno davvero la possibilità di avere sempre fari alti in una tecnologia veramente incredibile, molto molto dettagliata e precisa, che con la telecamera permette di rilevare quella della vettura davanti o dal lato, diciamo, accanto, in modo tale da creare un cono d'ombra verso la vettura che vi precede o vi viene dal lato opposto, in maniera tale che voi abbiate sempre quelli sono i fari alti accesi, però senza sbagliare quello è l'altro utente della strada. Quindi solo per questo veramente una bellissima tecnologia. Personalmente io sulla nostra Opel Corsa, che è una tecnologia inferiore naturalmente rispetto a questa, quando sono su per strada la stacco, giro la manovella, perché sennò oppure diventino pazzi, perché sono sempre alzare e abbassare. Invece per quanto riguarda le strade di campagna e statali, che io, diciamo, affronto giornalmente, la tengo sempre accesa perché è una tecnologia meravigliosa, a parte che vi impedisce, diciamo, di abbagliare quello davanti, ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche laterale a quelle che sono le strade, diciamo, vi permette di avere una illuminazione incredibile e soprattutto vi dà modo di intercettare quelli che sono gli animali, perché gli animali non mettono le frecce, infilano nella strada e quindi il pericolo è altissimo. In questa maniera voi avrete la possibilità di vederli per tempo. A me è servita tanto, anche perché la nostra macchina è silenziosa, gli animali a maggior ragione hanno meno paura forse di entrare in strada, e quindi questa è una tecnologia io vi consiglio tantissimo. Questa addirittura è molto superiore naturalmente con la tecnologia pixel. Anche gli interni, come vediamo, sono molto curati con materiali sostenibili. L'infotainment è progettato in collaborazione con Google e permette quindi di utilizzare tutte quelle che sono l'universo Android, quindi anche varie applicazioni come Google Maps, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa è una cosa veramente molto interessante. La vettura è anche estremamente personalizzabile per quanto riguarda gli interni, ma soprattutto sugli esterni, in cui i colori sono addirittura 7. Tanto ora vedrete tutte qui le immagini. I colori sono il blu fiordo, il bianco cristallo, l'argento, vado piano che almeno magari si vedano meglio, verde salvia, il grigio, il nero e il rosso. Come dicevamo, la vettura sarà ordinabile solo esclusivamente attraverso la rete online e consegnata poi all'interno di quella è la rete dei concessionari. Non c'è trattativa, il prezzo sarà definito e quello è, quello resta. Ai concessionari merita, diciamo, la manutenzione delle vetture non è tantissima, e quello è un po', diciamo, il servizio post vendita, e quindi sarà una cosa molto interessante che come gestione differente per quanto riguarda una casa rispetto a quello che è il mondo vendita delle proprie parco macchine. Bellino, bellino. Questo, diciamo, è un dettaglio che voglio mettere perché qualcuno di voi me l'aveva domandato per altre tipologie di vetture. Questa vettura ha il gancio traino e può trainare fino a 1500 kg, e quindi, diciamo, è una chicchina in più che vi voglio dire, perché magari può essere interessante per coloro che hanno, diciamo, questa necessità. La vettura, come dicevamo, è estremamente personalizzabile per quanto riguarda gli interni e gli esterni.
ma non sarà tanto personalizzabile per quanto riguarda il mondo degli accessori. La casa ha definito che praticamente la vettura sarà praticamente full optional e quindi non avrà, diciamo, troppe personalizzazioni per quanto riguarda il mondo optional, e che la cosa non mi dispiace perché sono convinto che fare un mezzo definito che, diciamo, permetta anche una produzione più agile possa abbassare anche quello il mondo del prezzo. Certo, magari uno non aveva bisogno di tanta tecnologia a bordo, magari poteva risparmiare qualcosa, ma in linea generale è una cosa che a me non dispiace affatto. Io ragazzi spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi dichiarato un po' per meglio quella è la vettura, la C40 Recharge, che il prezzo ancora non lo sappiamo, verrà definito entro quello è, diciamo, l'autunno prossimo e quindi avremo modo di riparlarne ancora, ma bellissimo anche il fatto che vogliono installare 30 stazioni di carica all'interno di quello il mondo concessionario Volvo in tutta quella è la penisola, quindi mi immagino poi anche nel resto di tutta la UE e quindi è una cosa meravigliosa, poi aperta davvero a tutti gli utenti elettrici, non solo quelli di Volvo, quindi bravi, bravi, bravi. Io spero di aver fatto un buon servizio, vi saluto, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e noi naturalmente ci vediamo nel prossimo video. Vi voglio salutare, visto che c'è stato Sanremo, voi direte con la vincitrice saremo? Sì, però non quella che credete voi. Si concluderà con una musichina, a me mi è rimasta praticamente negli orecchi, non mi esce. Spero che non mi denuncino per copyright. Io vi saluto ragazzi, alla prossima, ciao!